Conosci questo? È l'aglione della Val di Chiana. Questo bulbo pieno di sapore in realtà non è aglio, ma è una specie di porro. Aglio e aglione si somigliano parecchio, l'aglio è molto più piccolo dell'aglione, ma potremmo anche pensare che siano la stessa pianta. In realtà sono proprio due piante diverse, infatti l'aglione appartiene alla famiglia dei porri ed è caratteristico proprio del territorio dove si trova il bosco di Ogygia, ovvero la Val di Chiana. In questo video impariamo meglio le caratteristiche dell'aglione ed impariamo a coltivarlo. Su questa pianta speciale avevamo già fatto un video, ma riceviamo tantissime domande e quindi abbiamo deciso di approfondire meglio. Coltivare l'aglione è interessante, secondo me, perché come le altre piante della famiglia delle liliacee è pieno di proprietà e non è tanto difficile da coltivare, quindi ci possiamo provare tutti. Si propaga soprattutto attraverso i bulbi, quindi uno spicchio della testa dell'aglione. Tra l'altro nella testa dell'aglione ci sono pochi spicchi, quindi la propagazione, come dire, è molto lenta, la moltiplicazione, perché ogni anno avremo pochi nuovi spicchi da seminare. Si può riprodurre anche attraverso i semi, ma bisogna aspettare più stagioni per avere poi una bella testa grande con gli spicchi ben divisi, e si può riprodurre anche attraverso i bulbillini. Praticamente intorno alla testa dell'aglione, con tutti i suoi spicchi grandi, troviamo anche dei bulbilli molto piccoli che sono un metodo appunto di propagazione. Quelli li possiamo distribuire, allontanare magari dalla pianta madre, e anche da quelli partirà poi un nuovo aglione che impiegherà appunto qualche anno per svilupparsi e diventare grande. La sua coltivazione quindi è simile a quella dell'aglio. Mettiamo a terra i nostri bulbi, lo facciamo però in genere un po' prima, infatti già a settembre, fine di agosto-settembre, da queste parti si può cominciare a mettere giù l'aglione. Comunque c'è tempo anche più avanti. Vediamo da quale situazione partiamo. Questa è tutta pacciamatura, un po' fresca, è un po' vecchia, che stava qui da tempo, che avevamo in questo pezzo di orto. Io però adesso semplicemente ho tagliato l'erba e adesso andiamo a vedere come sta la terra sotto. La terra è molto bagnata. Comunque si tratta di un suolo che ha una certa struttura, perché una mia piccola pressione lo fa sgretolare, quindi significa che i microrganismi, le radici hanno lavorato bene. È una pianta rustica, ma naturalmente si sviluppa meglio se abbiamo una terra abbastanza soffice e penetrabile, quindi non va bene un terreno argilloso e compatto. Bisogna avere un terreno il più possibile drenante. Come altre piante a bulbo teme i ristagni idrici che potrebbero favorire lo sviluppo di determinate malattie, come tutte quelle derivate dai funghi. Piccola lavorazione con la mini grillinette, praticamente nei solchi dove vado a mettere l'aglione smuovo un po' la terra. Distanza tra le file e lungo la fila dell'aglione. Io lascio 60 cm tra le file e circa 25-30 cm lungo la fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Li mettiamo bene in profondità perché sono belli grandi, quindi dai 4 ai 6 cm sotto, con la punta verso l'alto, come l'aglio. I spicchi sono particolarmente grandi, quindi li dobbiamo mettere un po' più in profondità. Andiamo sotto di 4-6 cm circa. Loro poi avranno tutta la forza di uscire fuori. Questa terra è meglio di come mi aspettassi. Il fatto di tenere sempre coperto con la pacciamatura, lavorare poco, devo dire che dà i suoi risultati. È possibile, quindi scegliete un punto del vostro orto dove siete sicuri che l'acqua sgrondi bene, non si creino questi ristagni, e altrimenti create voi un leggero cumulo di terra, quindi una aiuola leggermente rialzata, e questo aiuterà appunto il drenaggio dell'acqua. Quando si mettono queste piante con i bulbi, quindi le piante di cui vogliamo mangiare la parte sotterranea, il momento giusto è la luna calante. Io la luna l'ho sempre tenuta poco in considerazione, ma mi sto rendendo conto invece che è
molto importante. Quindi l'aglione come l'aglio con la luna calante. Facciamo una bella pacciamatura, io almeno faccio così nell'orto, perché ugualmente hanno insomma una discreta forza e quindi escono bene. Ecco come si presenta l'aglione poco dopo essere spuntato dalla terra, vedi come riesce diciamo a superare anche un'eventuale pacciamatura facilmente. Dalla semina, quando vedremo spuntare l'aglione, può passare un tempo che adesso non so definirvi con precisione, perché dipende dalle temperature, dalle condizioni atmosferiche. L'aglione cresce bene, si sviluppa bene con temperature comprese tra i 15 e i 20 gradi, quindi insomma temperature tiepide ma non troppo calde. Comunque va bene anche fino a 5 gradi, non temperature più basse, per avere il germogliamento, la crescita della piantina. Poi per quanto riguarda la sua persistenza nel campo durante l'inverno, non preoccupatevi, perché è una pianta che resiste bene al gelo, quindi anche fino a -15. Per quanto riguarda il suo sviluppo estivo invece soffre l'eccesso di caldo, quindi la crescita della pianta e di conseguenza lo sviluppo della parte che noi mangiamo andrà avanti fino a che le temperature non supereranno i 25 gradi. Come l'aglio è una pianta che alla fine riesce a venire bene anche se il terreno non è particolarmente ricco, è una di quelle piante che possiamo utilizzare anche nei terreni più poveri, ma se vogliamo un bel aglione, insomma, e vogliamo ambire ad avere magari una testa d'aglione che può essere addirittura grande da pesare 1 chilo, allora è bene che interveniamo nella nostra terra con qualche ammendante per renderla più fertile. Naturalmente il compost o l'ombricompost sono sempre delle aggiunte molto bilanciate che ci consentono di arricchire il suolo senza fare danni. Se ti piace l'aglione, metti un bel like a questo video. Non sono tante le operazioni colturali che dobbiamo fare intorno al nostro aglione. Quando lo vediamo spuntare siamo sicuri insomma che il suo sviluppo è partito e non dovrebbe aver bisogno d'altro, anche perché crescendo appunto in un periodo invernale non ci dovrebbe essere bisogno nemmeno di annaffiare. Ecco, eventualmente si può annaffiare a primavera inoltrata nel caso che ci fosse una forte siccità, sempre per favorire la crescita del bulbo. Qualcosa dobbiamo farlo, dobbiamo un po' evitare la competizione con altre erbe. Se abbiamo fatto una pacciamatura magari saranno più contenute, altrimenti seguiamo, e probabilmente lo dovremo fare manualmente, seguiamo il nostro aglione per fare in modo che non venga sovrastato da erbe spontanee che poi gli facciano ombra. Quindi andiamo a tagliare, se lasciamo un bello spazio tra una linea e l'altra possiamo passare anche con un decespugliatore senza danneggiare il nostro aglione. Sono tutte operazioni molto delicate da fare, non è tanto quello che ci richiede. C'è un'operazione importante però che dobbiamo ricordarci di fare se vogliamo i nostri bulbi belli grandi, ed è togliere i fiori. Infatti l'aglione quando siamo all'incirca a maggio, poi naturalmente un po' a dipendere dalla vostra zona e dal periodo in cui avete fatto la semina, dobbiamo togliere i fiori dell'aglione. Dal centro della nostra pianta comincerà a crescere lo scapo fiorale. Quando ha raggiunto un'altezza di circa 20-25 cm andiamo a tagliarlo e me lo porto a casa e me lo cucino. Si utilizza sia questa parte qua che anche l'embrione del fiore. Buono! Tra l'altro questa parte dell'aglione è buonissima, è il primo raccolto che abbiamo, ci possiamo preparare un buon sugo per la pasta, lo possiamo aggiungere nell'insalata, insomma è già molto buono, è buono come l'aglione, e ci consumiamo i nostri fiori. Li dobbiamo togliere, è importante, perché altrimenti il fiore continuerà a svilupparsi e l'energia dal bulbo verrà concentrata nella costruzione del fiore, quindi poi quando andremo a raccogliere l'aglione eventualmente troveremo un bulbo veramente ristretto. Tra la fine di giugno e la prima metà di luglio circa il nostro aglione dovrebbe essere pronto. Allora, cose importanti da ricordare: sarebbe bene che nell'ultimo periodo di sviluppo l'aglione non riceva acqua, quindi se non abbiamo un inizio estate troppo piovoso non andiamo ad annaffiare, estraiamo bene i nostri capi d'aglione, sarà più facile anche conservarli. Quindi speriamo appunto in una stagione non piovosa, ma ricordatevi che se invece la stagione è stata secca e avete dovuto annaffiare, prima di raccogliere, almeno 20 giorni prima, smettete di annaffiare. Questo è l'esempio di cosa succede quando piove e siamo vicino alla raccolta. La tunica, che dovrebbe ricoprire bene tutti i bulbi, si apre e abbiamo gli spicchi diciamo più esposti e quindi anche più facili a rovinarsi. Dopo aver raccolto l'aglione, prima di essere riposto, deve essere fatto asciugare.
Per farlo asciugare non mettiamolo al sole, potrebbe essere danneggiato, dobbiamo appenderlo in un luogo dove possa ricevere dell'aria, una circolazione d'aria, ecco, è soprattutto il vento che lo aiuta. A quel punto potremo realizzare i nostri mazzetti di aglione e poi andarlo a riporre da qualche parte, sempre in un luogo fresco. L'aglione è pieno di proprietà, quindi ha un sacco di nutrienti che ci fanno bene alla salute. Non è che sia la panacea che ci risolve i problemi, ma veramente inserito nell'alimentazione ci può fare tanto bene. Quando abbiamo il nostro aglione abbiamo un sacco di ricette in cui poterlo utilizzare, tutte le ricette dove c'è l'aglio, però ricordiamoci, come vi dicevo, che è molto più delicato di sapore, quindi si consuma più facilmente crudo, anzi il consiglio è proprio quello di consumarlo crudo, anche se si utilizza per un sugo. In alcuni casi si potrebbe per esempio decidere di frullarlo con qualche goccia d'acqua, creare una piccola schiuma bianca e aggiungerla magari al nostro sugo di pomodoro. In questo modo vedremo conservate tutte le proprietà nutrizionali della pianta. Comunque si usa sia crudo che cotto. È ottimo per dare sapore alle nostre insalate o altri piatti di verdure, si può per esempio tritare sottile sottile e andare ad aggiungere. L'aglione non ha la allina, che è quella sostanza che poi quando noi tagliamo il nostro spicchio si trasforma in allicina e quindi darebbe quell'odore troppo forte che ci disturba nell'aglio. L'aglione non ha questo problema, quindi lo possiamo fare pezzettini sottili e non si svilupperà questa sostanza. Un piatto tipico buonissimo che si fa con l'aglione sono i pici all'aglione, piatto proprio tipico toscano. I pici sono una pasta fatta di farina ed acqua, si condisce con un sugo di pomodoro arricchito con l'aglione. Non è un sugo con molto aglio, ma è un sugo realizzato con questa speciale varietà di porro che chiamiamo aglione. La coltivazione dell'aglione è proprio tipica di questo territorio, della Val di Chiana, ma si trova poi naturalmente in altre parti d'Italia e del mondo. Una curiosità, per esempio, l'aglione è presente e coltivato all'isola del Giglio e c'è una ragione specifica per questo. Ci fu un periodo storico in cui l'isola venne depopolata, ad un certo punto quindi si decise di riportare popolazione e si trasferirono all'isola del Giglio proprio degli abitanti della Val di Chiana, che portarono con sé i loro semi, tra questi c'era l'aglione. Poi l'aglione ha anche superato l'oceano, è andato in America e in questo caso è diventato l'aglio gigante, elephant garlic. Grazie di aver visto il video e allora buon aglione a tutti, ciao, al prossimo. Questo sì che è bello, super aglione della Val di Chiana, guarda, sono solo 4.